Salve a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo canale, benvenuti, io sono Silver Fox, benvenuti a tutti. Questo canale tratterà ovviamente di giochi in widescreen, quindi più precisamente in 21 noni. Ho notato pochi canali che hanno questa caratteristica e ho deciso, per gli amanti ovviamente di un monitor widescreen, di portare insomma qualcosa che potesse far loro piacere, insomma, ed avere una visibilità di gaming, diciamo uno schermo a tutto schermo, diciamo così. Quindi benvenuti a tutti, porteremo ovviamente tantissimi contenuti a riguardo, sempre nella modalità widescreen 21 noni, insomma, che è la mia modalità preferita e spero lo sia anche per voi. Quindi come primissimo gioco del canale ovviamente porteremo, sono un amante di simulatori, quindi perché non iniziare con un bel Euro Truck Simulator 2? Per chi non conoscesse ovviamente Euro Truck Simulator 2, si tratta di un gioco di simulazione per quanto riguarda le consegne con il camion. Quindi quello che mi piacerebbe fare oggi è, per chi ovviamente non conosce bene il gioco, è quello di farvi vedere insomma un po' attraverso le autostrade, le tratte, quelle italiane, perché ovviamente il mondo di Euro Truck Simulator, essendo europeo, è enorme, gigantesco. Ci sono talmente tanti posti da visitare, insomma, che veramente ci staremo una vita a farle tutte. Però il mio interesse è quello chiaramente di iniziare con fare un bel viaggetto in Italia, perché chiaramente se non partiamo da una città italiana o dalle autostrade italiane, ovviamente non avrebbe neanche senso. E quindi la prima cosa che voglio fare è quella di farvi notare ovviamente molto spesso ci saranno, diciamo, le autostrade molto simili, quindi è tutto fatto in maniera molto simile alla realtà. Quindi vi farò vedere ovviamente le autostrade, insomma le città non sono ancora state aggiornate nel modo più corretto possibile, però insomma la loro figura la fanno, quindi cercheremo ovviamente di portare, di farvi vedere questo nostro viaggio. Quindi il viaggio che ovviamente ho voluto scegliere in questo momento da fare, ovviamente è come non partire dalla mia città d'origine, che è Messina. Quindi il mio intento è quello di farvi fare un bel viaggetto, e il viaggetto che ho scelto che potesse farvi fare alla fine una buona parte insomma di autostrada italiana, è quella che ho trovato, è Messina-Parma. Questa è una cosa che possiamo fare tranquillamente, molto senza nessun problema. Ovviamente questo è il nostro Volvo, come potete vedere il nostro Volvo FH16780, che ci porterà a fare dei giri in Italia, vedete, con tutte le bandierine. All'interno l'ho personalizzato insomma un po' con quello che potevo metterci, con insomma anche dei pupazzini, qualcosina di molto carino, insomma, per cominciare bene. Quindi cosa possiamo fare come prima regola prima di partire? Controllare ovviamente che tutte le luci siano accese, perché io, per una questione di comodità, non dovendo andare ogni volta nel menu, cerco insomma di metterle già in funzione. Quindi lasciamo le luci come sono, quindi anche se teoricamente potremmo anche spegnerle, quindi potrei anche spegnerle direttamente, volendo potrei anche fare così al momento. Quindi prima cosa che dobbiamo fare, ovviamente, la prima cosa che si fa su Euro Truck Simulator 2 è andare a prendere il carico. Quindi il nostro obiettivo è andare a prendere il nostro carichino. Quindi siamo nella zona industriale di Messina. Quindi per chi ovviamente è di Messina, vi farò vedere tutto quello che c'è da vedere. Possiamo vedere il nostro camion anche dalla parte esterna. Volevo cercare di, vediamo se ci riesco, volevo provare insomma se ci riusciamo a mettere il navigatore. Il navigatore è disattivato, eccolo qua, ci siamo. Ok, il navigatore è in funzione, quindi primissima cosa che dobbiamo fare è andare a prendere il nostro carichino.
Vi faccio vedere anche il nostro camion, ragazzi. Allora, per chi volesse sapere qualcosina in più, sto utilizzando un Logitech G29 che è molto molto utile per questa tipologia di giochi. Quindi il G29 è adattissimo, quindi partiamo insomma con un bel volantino. Allora, andiamo intanto ad accettare il nostro viaggetto, che è Messina-Parma, quindi accettiamo il lavoro, andiamo a verificare chiaramente che ci sia il nostro carico, che questo qui è evidenziato in bianco come potete vedere, quindi mettiamoci in posizione e carichiamo la nostra merce, che io poi alla fine tra l'altro non sono andato neanche a controllare, quindi non so effettivamente cosa stiamo per trasportare. Adesso ci andiamo a riguardare un attimino il nostro carico, quindi nel frattempo andiamo con gli specchietti a caricare quello che ci serve. Ok, il carico è pronto, è stato agganciato, quindi andiamo soltanto a verificare cosa trasportiamo esattamente. Polvere di carbone, perfetto, quindi da Messina a Parma. Ok, benissimo, quindi direi che possiamo cominciare a fare il nostro viaggetto, quindi siamo pronti. Voltare a sinistra. Quindi vi faccio vedere anche il nostro rimorchio. Questo è il nostro rimorchietto, niente di particolare, niente di speciale, insomma si poteva trovare altro a livello di rimorchio, però per il momento ce lo facciamo bastare. Salutiamo il collega. Dovremo poi in strada anche fare della benzina, perché anche se ho il serbatoio abbastanza pieno, credo che dovremo in ogni caso fare benzina, perché per arrivare a Parma non so se mi ci basterà. Quindi nel frattempo vi faccio vedere la zona industriale di Messina, per chi è di Messina ovviamente, o per chi conosce la zona. Quindi adesso ci andremo a prendere il traghetto. Attenzione qua al collega col pullman e via di Verde. Sono esattamente in questo momento le 5:53 del mattino, quindi chiaramente la giornata è appena iniziata e quindi siamo carichissimi per il nostro viaggio. Ok, vi farò vedere la zona portuale di Messina, che chiaramente questa è stata fatta molto ma molto bene, quindi Tenersi a destra. Voltare a destra. come a livello diciamo Voltare a destra. diciamo che si nota molto che è molto, come potete vedere, è molto realistica sia la zona portuale. Guarda un po' questo, guarda sia la zona un po' portuale che la Madonnina del porto, che insomma è qualcosa di spettacolare. Quindi farvi vedere anche la stazione marittima di Messina, che chiaramente anche questa è stata fatta molto ma molto bene, quindi è fatta veramente bene. Ed eccoci signori al nostro traghetto, quindi il nostro traghetto che ci porterà a Villa San Giovanni, quindi andiamo a prendere il nostro traghettino. Sto ricalcolando il percorso. E siamo signori a Villa San Giovanni. Quindi Villa San Giovanni, che è stata fatta in maniera molto molto realistica anch'essa. Quindi Villa San Giovanni diciamo è fatta molto molto bene. Ve la farò vedere ovviamente nella parte più interna e vi farò vedere insomma come è stata fatta, come è stata ricostruita. Voltare a sinistra. E da lì vedremo un attimo, vi farò vedere la zona della stazione, che è fatta molto molto bene, Voltare a destra. che è questa poi alla fine. Se potete, se notate, attenzione carabinieri, che questa qui ve la faccio vedere un po' al volo, giusto per darvi un po' l'idea. Questa è la stazione di Villa San Giovanni, come potete vedere. Quindi attraverseremo quasi tutta l'Italia, arrivando fino a Parma, cercando di consegnare questa polvere di carbone. Quindi voltare a destra.
ovviamente cercando di stare attento un po' tutto alle multine, perché questo gioco, ripeto, per chi non lo conosce, chiaramente ci sono anche diversi fattori da considerare. Quindi la prima cosa che bisogna fare è cercare di stare attenti ovviamente ai vari semafori rossi, al limite di velocità in alcune zone dove ci sono i tutor che ovviamente verificano i limiti di velocità, e bisogna anche stare attenti ovviamente anche a eventuali incidenti. Potrei anche a colpire insomma altre vetture o altri camion, vi porterebbe chiaramente a una penalizzazione a livello sia di carico che danneggiamento anche a livello del camion. Quindi se ovviamente il camion viene danneggiato, le spese poi sono a carico vostro, visto che il camion è vostro, mentre se danneggiate il carico, il rimorchio insomma che deve essere consegnato all'azienda, chiaramente nel momento in cui andrete a completare il carico e andare a consegnare il carico, ovviamente l'azienda, a seconda dei danni che arrecherete al suo rimorchio, vi depenalizzerà, in modo che insomma il vostro compenso diminuisca. Quindi bisogna stare molto ma molto attenti sotto questo fattore. Premetto, nel frattempo insomma siamo nella zona di Villa San Giovanni in questo istante, abbiamo preso l'autostrada. Premetto, ragazzi, una cosa, che io personalmente ho, ma per mia scelta personale, visto che chiaramente di soldi ne ho anche abbastanza, quindi a me interessa veramente poco, anche se in teoria non dovrebbe essere così, ho disattivato le multine. Quindi se vado a una velocità ovviamente molto alta, se passo un semaforo con il rosso, le multe sono disattivate e non mi vengono decurtate. Al contrario, ovviamente, se faccio degli incidenti, in quel caso lì lì diventa un po' un casino, nel senso che lì i danni ci sono e come. Quindi per il resto, insomma, al di là delle multe, non ho voluto disattivare nient'altro. Quindi cerco di portare e di giocare questo contenuto in maniera più realistica possibile, e visto che per me è impossibile provare ad andare a una velocità infattibile, andare a una velocità di 90-100 km orari e prendere una multa ogni 20-30 km, mi sono un po' rotto le balle, come si dice, e ho deciso di disattivarle. Questa è una mia scelta, chiaramente. Poi le scelte di ognuno di noi chiaramente sono quelle di decidere cosa impostare in opzione e cosa no. Chiaramente io a questa scelta ci sono arrivato dopo diversi anni, perché ho deciso chiaramente di farlo dopo, visto che per me non aveva più molto senso. Nel primo periodo in cui ho giocato a Euro Truck Simulator 2, ovviamente non ho mai voluto disattivarla quell'opzione. Quindi diciamo che questa è una cosa che spetta sempre a voi. Molti ad esempio hanno la scelta di disattivare addirittura anche la stanchezza, perché bisogna rendersi conto che bisogna riposare, altrimenti poi non avete più visibilità con il camion. E poi ovviamente c'è la questione relativa alla benzina, ma quella è una questione minima, perché a quel punto lì benzina la fai una volta massimo, ti fermi in autostrada, la fai una volta e ci arrivi, a meno che non devi farti 3000 km, è una cosa un po' più difficile. Però 3000 non ci arrivi, è un po' difficile a 3000, ma magari se ti devi fare 2000 km, insomma la benzina penso che la devi fare almeno 2 volte minimo, 2-3 volte. Comunque questa è una cosa, ragazzi, che spetta a voi. Chiaramente il gioco più è realistico meglio è, quindi nel senso che se voi avete quella voglia di prendere tutto in maniera super realistica, insomma, quello è fattibile, è possibile e la potete anche fare senza problemi. Quindi sotto quel punto di vista non ci sono assolutamente limiti. Quindi il gioco è ben fatto, come potete vedere, anche se ancora non ce ne rendiamo molto conto. Siamo insomma nella zona calabrese, quindi in questo momento siamo in Calabria, e a livello paesaggistico, ragazzi, guardate che spettacolo.
Euro Truck Simulator 2 ha questo, è fatto in maniera molto dettagliata, molto precisa, si cerca sempre di, insomma, ricostruire il paesaggio che abbiamo attorno a quello realistico, quindi chiaramente, diciamo, tutte queste modifiche che sono state fatte verranno aggiornate nei prossimi mesi dalla SCS Software, che ha deciso di cominciare a fare un rework, insomma, delle varie nazioni, quindi pian pianino, insomma, anche l'Italia gioverà di questo rework, e riusciremo a fare anche riusciremo a vedere magari a livello paesaggistico qualcosa di più bello, no? Quindi nel frattempo nelle città in cui entriamo ci sarà veramente poco da vedere, non si noterà tantissimo di differenza. Se entri a Parma, insomma, vedi un po' una zona industriale ma non vedi nient'altro. Stessa cosa per altre città. Alcune sono un po' più fortunate, tipo Messina, tipo Palermo, che hanno una piccola parte, insomma, molto realistica, altre un po' meno, tipo Milano, tipo, non so, Parma, Torino, che non hanno veramente, a livello di caratteristiche di città, a livello monumentale purtroppo non hanno ancora nulla, perché ovviamente il gioco è stato aggiornato tanto e tanto tempo fa per la prima volta, quindi chiaramente non ci vorrà ancora del tempo. Stanno cercando pian pianino di aggiornare tutte le città e tutte le regioni, ci vorrà del tempo purtroppo, però attendiamo con ansia questi aggiornamenti. Nel frattempo comunque non ci possiamo assolutamente lamentare di quello che vediamo in questo istante, perché chiaramente quello che è stato fatto in precedenza è fatto molto bene, quindi cerchiamo di vedere anche questo lato positivo, che ovviamente è una cosa ottima, quindi alla fine non ci possiamo lamentare. E poi gli aggiornamenti per quanto riguardano tante cose si fanno durante l'arco dell'anno, e quindi arrivano aggiornamenti nuovi, arrivano delle modifiche, arrivano delle modifiche a livello grafico, delle stabilizzazioni, delle cose, insomma, che ci aiutano a vedere il gioco in una forma, diciamo, migliore rispetto a quelle che è normalmente. Posso fare un esempio banale: per esempio hanno introdotto da pochi mesi ovviamente il cambio del tempo, quindi ad esempio la pioggia che già c'era, ma hanno messo una leggera nebbiolina, ma magari tuoni che prima non c'erano, i lampi che prima non c'erano. E ovviamente, diciamo, la cosa anche carina che si può notare è anche il livello paesaggistico, quindi l'alba, il tramonto, o per esempio la luna, insomma, c'è le stelle, ad esempio, anche le stelle, ottimo da vedere. E in alcune zone chiaramente europee, per esempio in Scandinavia, c'è anche la possibilità di vedere di avere l'opportunità di vedere anche l'aurora boreale, quindi siamo a dei livelli veramente incredibili. Quindi il gioco in sé è fatto diciamo per farci godere di tutte queste caratteristiche, di tutti questi dettagli. Quindi l'importante è, insomma, che gli aggiornamenti ci siano sempre e comunque. Nel frattempo, vedete, già siamo in campagna, abbiamo passato già Basilicata e siamo già in campagna, quindi il gioco in sé, ovviamente il viaggio che tu ti fai non è realistico al 100%. È chiaro che farsi 1000 km realistici all'interno di un gioco simulativo come Euro Truck Simulator 2 sicuramente è infattibile. Chiaramente sarebbe anche, non dico noioso, però forse un po' noioso, sì, sarebbe veramente eccessivo. Quindi chiaramente i chilometraggi non sono reali, quindi non potete assolutamente pensare che 1000 km siano 1000 km reali. Però insomma siamo partiti da Messina che eravamo con 1000 km da fare, adesso siamo già a 700, quindi già 300 km facili ce li siamo fatti. Quindi l'importante è quello, l'importante è, diciamo, sapere, insomma, che le tempistiche sono sicuramente ridotte rispetto alla realtà.
Una cosa importante che potete notare nel pannellino del navigatore è che se vedete insomma quella barrettina, diciamo quell'iconcina con un po' di blu, quella praticamente è la barretta del riposo, che è quella che ci permette chiaramente di verificare che l'autista non sia troppo stanco, perché se arriva in eccesso troppo stanco gli si cominciano a chiudere gli occhi e non vediamo più niente, quindi è una cosa importante sempre da verificare. E l'altra barrettina che vedete in giallo, praticamente quella lì è quella della benzina, quindi quella gialla quando va giù, quando termina insomma la barrettina gialla, vuol dire che siamo senza benza. Dobbiamo stare attenti ovviamente a non arrivarci diciamo senza la benzina, perché altrimenti è un bel casino. Come potete vedere, per quanto riguarda il telepass, i caselli sono molto simili, diciamo, nella realtà, e questa è una cosa abbastanza simile, insomma, a quello che si vede normalmente nella realtà. Se notate chiaramente, guardando l'autostrada, ci sono ovviamente varie direzioni su cui andare, quindi noi potremmo teoricamente andare a Bari, potremmo anche andare a Catanzaro, potremmo andare a Pescara, insomma c'è da fare, quindi ovviamente è una cosa molto carina da fare, quella di visitare anche altri posti tipo Napoli, che è stata fatta abbastanza carina, è stata fatta molto bene. Quindi questa è una cosa molto importante, come il gioco insomma ti dà la possibilità di a livello di espansione di poter vedere tanti posti. Ci vuole veramente del tempo, ci vuole veramente del tempo, perché il gioco in sé insomma ha veramente tanto da far vedere, quindi insomma ci vuole veramente tempo. Una cosa che io vorrei fare, di cui devo stare molto attento, è quella di andare a fare il prima possibile benzina. Quindi la cosa che dobbiamo fare, dobbiamo cercare di evitare di ritrovarci senza benzina, quindi al primo distributore disponibile chiaramente dobbiamo andare a fare benzina. Quindi nel frattempo cominciamo a incanalarci verso la Roma Cassino. Come vedere c'è anche abbastanza spazio, non ci sono neanche tantissime vetture, insomma si possono tranquillamente fare dei viaggetti, quindi quello non è assolutamente un problema. Si può tranquillamente camminare in varie corsie, a seconda poi delle zone in cui si va. Chiaramente le corsie diminuiscono o aumentano, chiaramente dipende sempre da tante cose, da tanti fattori. Quindi nel frattempo direi che siamo nella zona di Roma, non vedo ancora distributori in zona, quindi devo stare attento e vedere cosa ovviamente dove andare a fare benzina. Quindi adesso secondo me qualcosina c'è, Cassino Ovest, però non vedo un benzinaio, quindi io non mi fido e vado avanti. Ok, quindi come potete vedere, ecco, adesso mi segnala già un benzinaio, quindi direi che adesso ci avviciniamo e facciamo una sustina e andiamo a fare benzina, così vi faccio anche notare, vi farò notare insomma anche, vi faccio vedere come si fa benzina, questo sempre per chi ovviamente non ha mai giocato ad Eurotrack. Ok, quindi la prima cosa che si può fare, e la potremmo fare anche adesso, è quella di riposare, perché tanto so che arriveremo a un punto che dovremo farlo, quindi facciamolo adesso e chi se ne frega. Quindi andiamo a riposare qui, quindi clicchiamo su riposa, chiaramente passano delle ore e come potete vedere siamo alle 19, quasi alle 20 di sera, quindi siamo a un orario in cui vedete anche il sole sta calando, quindi cambia anche un po' il paesaggio. Andiamo a fare benzina, ci fermiamo qui,
Andiamo a riempire il nostro serbatoio. Ok, riempito tutto, ripartiamo e siamo pronti. Nel frattempo possiamo anche cominciare ad accendere le luci, perché tanto con questione di tempo poi cominciamo a non vedere più una cippa. E proseguiamo. Quindi le spese ovviamente di benzina sono a nostro carico, visto che il nostro camion è un camion di proprietà. Perché attenzione, c'è la possibilità, anzi all'inizio è un obbligo, che è quello quando si inizia il gioco, che è quello di chiaramente non avere la possibilità di avere un camion, ma di lavorare per una ditta, e quindi il camion non è tuo e lavori per una ditta. Quindi quella è una cosa che inizialmente si fa, anche perché quando uno non ha dei soldi per comprarsi un camion, chiaramente quella è la prima cosa che si fa all'inizio. Poi pian pianino, ovviamente più carichi fai, più accumuli esperienza, più ovviamente i soldini arrivano. Poi teoricamente poi c'è anche la possibilità di fare un prestito in banca, ma quella è una cosa che è fattibile, si può anche fare. E poi puoi cominciare ad acquistare un tuo camioncino. Praticamente più livelli, più viaggi fai, più aumenti il tuo livello, più ovviamente poi si sbloccano varie caratteristiche del camion, caratteristiche diciamo a livello così visivo, quindi magari che ne so, comprarti un volante migliore o mettere delle luci più potenti o delle gomme più potenti. Insomma, sono cose che poi pian pianino diciamo ti danno la possibilità di personalizzare il tuo camion. Quindi questa già è in teoria una cosa insomma molto molto bella da fare. Quindi personalizzare il tuo camion è già qualcosa di bello da vedere, e quindi questa è la prima cosa che si può fare a livello di diciamo di personalizzazione. Quindi chiaramente acquistare un camion, ci sarà la possibilità di acquistare innanzitutto un camion, di cercare insomma di pagarlo poi a rate, Venirsi a destra. e poi diciamo quello che si può fare è anche comprare e acquistare rimorchi. C'è la possibilità di acquistare rimorchi per ovviamente diciamo utilizzare altri tipi di carico che non sono disponibili se non con un tuo rimorchio personale. Quindi è anche questa una cosa molto molto importante da diciamo da prendere in considerazione. Ok, bisogna anche stare attenti perché vedete qua i camion ovviamente. Oh, attenzione, è successo qualcosa. Qua cosa è successo? Oh là là, andata a fuoco una cisterna. Ok, quindi in questo momento siamo esattamente a Roma, quindi come potete vedere siamo a Roma. Quindi noi proseguiamo il nostro viaggio. Mancano esattamente 440 km, quindi come potete vedere comincia a cambiare anche il paesaggio, e questa è una cosa che notate, che cambia il paesaggio, inizia a fare un po' buio, e quindi dobbiamo procedere anche in notturna. Quindi faremo un viaggio chiaramente che procede anche se è il caso, se è necessario, anche di notte. Quindi si fanno anche viaggi di notte su Euro Truck Simulator 2. Un'altra cosa che magari a qualcuno può sfuggire, nel senso che magari ci sono persone che chiaramente non conoscendo il gioco pensano di acquistarlo Venirsi a destra e poi uscire a destra. e di pensare di poter fare i viaggi dove vogliono. In realtà non è così, perché acquista il gioco chiaramente base, non c'è la possibilità di fare tutti questi viaggi, specialmente in Italia, ma ci sono solo alcune città in alcune regioni, e quindi per avere la possibilità di giocare per esempio dall'Italia ad avere tutte le città complete, ovviamente bisogna acquistare i classici DLC di Euro Truck Simulator 2. Per esempio questo ovviamente che sto utilizzando io in questo momento, a parte il fatto che io ho tutti i DLC, quindi per me non è un problema il DLC, però una cosa importante che si può fare è quella di acquistare il DLC Italia, che ti dà ovviamente tutta l'Italia da poter diciamo utilizzare a livello di viaggi. Quindi c'è il pacchetto Spagna, il pacchetto Francia, il pacchetto della Scandinavia, insomma quello
quello diciamo dell'Europa dell'Est, ce ne sono parecchi, insomma, ovviamente a costi contenuti, attenzione, il gioco in sé, insomma, ha un costo molto basso, quindi in offerta può arrivare, il gioco di base in offerta può arrivare sui 4-5 euro, lo potete trovare tranquillamente a quei prezzi lì, e mentre i DLC solitamente si trovano a un prezzo, diciamo, ci sono degli bei sconticini, si possono trovare a 9-10 euro, anche 7 euro, dipende. A volte, insomma, le trovate anche con dei bundle, quindi bundle per acquistare, insomma, 2-3 DLC tutti insieme, che quelli sono, insomma, possono essere un'alternativa, no? Ovviamente al gioco in sé. Quindi questa è anche un'altra cosa che si può fare per acquistare poi pian pianino, con calma, insomma, senza fretta. Voglio dire, alla fine, per chi acquista il gioco ovviamente base e non ha la possibilità nel frattempo di acquistare ulteriori mappe per poter viaggiare, vi assicuro che ce ne sono veramente, veramente tanti chilometri da fare tranquillamente, anche senza nessun DLC. Chiaramente, se volete avere un'esperienza maggiore e fare viaggi, insomma, in altre zone, per vedere nuovi posti, per vedere, insomma, i cambiamenti, insomma, dei vari città, eccetera eccetera, bisogna chiaramente acquistare dei DLC. Però, diciamo, ripeto, non è un obbligo, ma se magari, ad esempio, il gioco comincia a piacervi e avete l'amico che fa un viaggio in Francia o fa un viaggio in Spagna e purtroppo siete limitati a non riuscire ad acquistare un pacchetto, chiaramente quei viaggi con l'amico non li potete fare. Quindi è normale che se diciamo, il gioco vi dà la possibilità, perché questa è una possibilità, che è quella di giocare insieme a qualcun altro, bisogna prendere atto che i DLC possono essere importanti da avere. Quindi, ma ripeto, questa è una cosa che poi arriva col tempo, e attenzione, siete voi che poi con calma, senza fretta, decidete se acquistare un piccolo DLC pian pianino alla volta. Ci sono tante offerte, i costi, ripeto, non sono elevati alla fine, quindi il gioco in sé è fatto molto molto bene e non ha bisogno, insomma, di queste grandi. I DLC sono ovviamente un plus aggiuntivo per chi diciamo vuole spingersi, insomma, in altre zone dell'Europa, quindi c'è questa possibilità. Addirittura sempre la SCS Software ha deciso chiaramente di ampliare il progetto negli Stati Uniti, quindi ovviamente il gioco uguale, identico, però chiamato American Truck Simulator, che anche quello, insomma, è un'espansione negli Stati Uniti, insomma, dei viaggi, quelli che si possono fare a livello anche di zone, di camion, di regole, di segnali, tutto quello che può essere fare un viaggio negli States. È possibile, diciamo, usufruirne anche su un gioco come American Truck Simulator 2. Quindi sono ovviamente della stessa casa madre, che ovviamente ha deciso di aprire questi due progetti, che ognuno a sé, chiaramente aggiornamenti e cose varie vengono fatte a sé. Quindi una cosa importante è, diciamo, poter valutare. Se vi posso dare un consiglio, la prima cosa che dovreste fare è provare Eurotrack, diciamo, è la partenza necessaria, anche perché ti fai viaggetti in Europa, insomma, cominci a livello paesaggistico. Per mio giudizio migliore ovviamente Eurotrack. Il consiglio che vi posso dare è: cominciate con un bel Eurotrack. Se chiaramente sentite la necessità di fare un ulteriore passo in avanti, potete ovviamente acquistare anche American Truck Simulator 2. Io personalmente, se proprio vi devo dire la verità, ho praticamente acquistato inizialmente Eurotrack Simulator 2 e poi dopo tanti anni mi sono lanciato su American Truck, anche se American Truck, insomma, non lo utilizzo moltissimo alla fine, quindi non è un devo dire la verità, non è molto di mio interesse, se devo essere sincero.
sono molto più, diciamo, sintonizzato con Eurotrack, che è quello ovviamente che mi piace di più. Però ovviamente, ripeto, per chi vuole c'è anche questa possibilità. Dunque, dove siamo nel frattempo? Quindi in questo momento mancano 150 km, quindi come potete vedere alla fine non è neanche lunghissimo il viaggio. Adesso siamo in Emilia Romagna, quindi abbiamo superato la Toscana, quindi siamo già in zona per arrivare a Parma. Quindi come potete vedere alla fine in sé non è tanto lungo il gioco, quindi in una mezz'oretta si arriva tranquillamente a fare il viaggio che si deve fare. Quindi abbiamo fatto 1000 km e non sono tantissimi alla fine, quindi è importante ricordarsi che il gioco in sé deve essere poi alla fine un passatempo, un relax, deve essere un divertimento. Chiaramente per chi come me ha questa passione del viaggiare, del guidare, insomma è un ottimo antistress. Per alcuni invece può essere il contrario, nel senso che ovviamente potrebbe essere anche noioso, dipende anche da voi, magari ci sono alcuni che si addormentano al volante, insomma io mi diverto, poi alla fine attenzione, vedete anche le cavolate che sto facendo, quindi bisogna anche stare attenti a questo. Però in sé a me rilassa moltissimo anche perché il viaggio lo fai tranquillamente, insomma, vai alle tue velocità, bisogna sempre stare attenti perché per come guido io sembra molto facile, però è una questione anche di abitudine, quindi stare attenti ai segnali, stare attenti a non andare a sbattere contro qualcuno o qualcosa, che quella è la cosa ovviamente più importante. Ovviamente possiamo anche permetterci qualcosa, nel senso che se sbatti e fai un piccolo danno non succede niente, attenzione. Se fai un danno abbastanza alto, allora lì comincia a essere un bel problema, quindi rischi di essere penalizzato. Se per esempio fai ritardo rischi di essere personalizzato, e qua siamo a Reggio Emilia, e quindi bisogna chiaramente stare sempre molto attenti a queste cose qui. È una cosa importante, chiaramente bisogna stare attenti anche per il fatto perché magari uno pensa che non sia così, ma ci si può anche ribaltare su Eurotrack Simulator 2, quindi le grandi velocità sì, come sto facendo io, è eccessiva, 150 km/h in autostrada, però bisogna fare attenzione perché se si fa una brusca frenatina, se diciamo non si sta attenti a questi dettagli, si rischia veramente di far ribaltare il camion. Quindi come potete vedere siamo già a Parma, quindi esattamente sono le 23:47, quindi siamo ovviamente in arrivo a Parma, arriviamo per la mezzanotte chiaramente, quindi siamo tranquillamente in orario, anche perché abbiamo riposato soltanto una volta, quindi non ci dovrebbero essere assolutamente ritardi, e quindi siamo pronti, diciamo, a scaricare tutto, perché adesso ci sarà anche da scaricare, attenzione. Quindi ovviamente, come potete vedere, visto che siamo in orario notturno, chiaramente il traffico è diminuito, quindi questa è una cosa che avviene normalmente, quindi c'è quel momento la mattina dove magari vedete più vetture, mentre per esempio la sera o la notte si riducono moltissimo. Quindi anche questo in realtà è stato fatto, insomma, a livello realistico, quindi bisogna stare anche molto attenti a questo. Come potete vedere chiaramente siamo quasi in arrivo, addirittura d'arrivo. Se notate dal navigatore c'è una bandierina rossa che ci indica praticamente la zona di scarico, quindi bisogna anche controllare quello una volta che tu entri praticamente all'interno Prepararsi a voltare a sinistra. all'interno dell'azienda. Chiaramente devi andare a verificare. Voltare a sinistra e poi voltare a sinistra.
a verificare la zonettina in cui bisogna andare a scaricare il camion. Ok. Finalmente siamo arrivati. Quindi ci siamo per entrare in azienda, quindi siamo pronti per scaricare, quindi se notate la bandierina ci risulta, e io penso di dover passare da questa parte se non faccio cavolate, ci risulta da quel lato lì. Ok, quindi ci siamo, questa è la nostra zona di scarico, come potete vedere sempre segnalata ovviamente in bianco. Qui la cosa si fa un po' più complicatina, perché adesso qua bisogna fare manovra per ovviamente mettere il carico in posizione. Quindi potete vedere io qui ovviamente cambio visuale, quindi dobbiamo cercare di fare una manovra, non dico perfetta ma quasi, per cercare di mettere tutto in posizione. Quindi sembra facile, ragazzi, sembra facile, ma non lo è assolutamente. Vedete, già io sto facendo cavolate, sto accelerando un po' troppo e già vedete che è fatta già male. Sembra facile, ma non lo è per niente. Ovviamente aiutarvi con questa visuale vi dà l'opportunità di fare una manovra in maniera più furba e più facile, quindi si cerca sempre di andare in linea, non dico super perfetta, però come potete vedere già mi ha dato l'ok, quindi io teoricamente mi potrei anche fermare così e scarichiamo. Perfetto, allora come potete vedere praticamente ovviamente il lavoro completato eccellente, quindi abbiamo fatto tutto in maniera super perfetta, siamo stati perfettissimi. Il nostro chilometraggio è stato di 1079 km, abbiamo impiegato 18 ore chiaramente non reali, ti dà anche il gasolio consumato e poi i compensi in base, diciamo, a tutto quello che hai fatto durante l'arco del viaggio, quindi ti dà un bonus se aumenti di livello, ti dà ad esempio un compenso normale che è quella della tratta, un bonus che è veramente trasporto a lungo raggio perché questi sono trasporti più lunghi, e poi il bonus parcheggio che è quello che è importante per farti aumentare ovviamente la percentuale di livello che andiamo a fare. Quindi questo, diciamo, è il viaggio. Vai su continua e praticamente abbiamo terminato il nostro viaggio, ragazzi. Quindi io direi che per oggi abbiamo concluso. Ho fatto vedere un po' Euro Truck Simulator 2. Se ovviamente avete delle domande, se volete chiedermi qualcosa, sono a completa disposizione e quando volete, insomma, vi risponderò appena possibile. Quindi nel frattempo diciamo per adesso è tutto, quindi grazie mille a tutti, ragazzi, ci vediamo per il prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima.